Il dialogo interreligioso per la Mongolia dall'inizio è stato uno dei campi in cui c'è stato il maggior impegno, proprio perché la Mongolia, come paese con una lunga tradizione di spiritualità sia sciamanica che buddista e anche in parte islamica, si è subito imposta per questa grande ricchezza, no? E con la quale i primi missionari e anche i missionari che sono qui oggi si sono sentiti in dovere di conoscerla, di studiarla, di apprezzarla e di entrare in dialogo. Quindi per noi il dialogo interreligioso è una realtà che si concretizza poi in una prassi di incontri regolari che sono diventati sempre più tali negli ultimi anni, nel senso che all'inizio c'erano 1 o 2 appuntamenti annuali di incontro con i vari leader religiosi, ma a partire da 2 anni fa questa sintonia, questo desiderio di trovarsi più spesso è cresciuto e abbiamo dato vita a un percorso di incontri regolari ogni 2 mesi. A turno ogni tradizione religiosa ospita gli altri amici e si tengono questi incontri in cui si approfondiscono temi di interesse comune e anche difficoltà, possibilità di soluzioni comuni, iniziative nel campo soprattutto caritativo che possono accomunarci. E quindi io sono molto contento di questo e anche in questo vedo quanto sia importante la relazione personale, no? Tra noi leader di varie religioni, anche per dare questo segnale importante alla società che ogni tradizione religiosa genuina, autentica, contribuisce a proprio modo alla crescita della società. In altre parole, le varie tradizioni religiose non sono una minaccia nella loro diversità, ma se riescono ad armonizzarsi bene fra di loro sono una risorsa per ogni società, per lo Stato, per cui noi cerchiamo anche di arricchirci a vicenda con percorsi di approfondimento delle rispettive tradizioni e siamo sicuri che questo favorisca molto una comprensione delle tradizioni religiose appunto come risorsa e non come difficoltà o come punto di domanda, ma come ricchezza che mettiamo in dialogo, in circolazione fra di noi, ed è molto positivo quello che stiamo facendo. Io da anni collaboro anche con il Dicastero per il dialogo interreligioso, ho avuto la gioia di partecipare 2 volte al colloquium cristiano-buddista cristiano che organizza il Dicastero ed è sempre un momento molto arricchente. Sappiamo che anche gli altri amici, rappresentanti di altre tradizioni religiose, hanno un grande rispetto, un'ammirazione per il Santo Padre. In questo viaggio papale in Mongolia abbiamo in mente di proporre un incontro ad alto livello tra i vari leader religiosi, proprio perché è in linea con quello che già stiamo portando avanti e quindi siamo contenti che questo cammino sia apprezzato.